Ciao a tutti e bentornati sul canale Learn Italian with Sara. Imparare l'italiano con Sara, il canale dove è possibile imparare la lingua italiana in maniera semplice e divertente. Oggi siamo con il mio amico Steph di Casablanca, un amico che ho conosciuto sulla chat HelloTalk e che mi sta aiutando molto nel migliorare il mio inglese e che io sto aiutando nel migliorare il suo italiano. Steph, oltre all'italiano e all'inglese, parla molte altre lingue, quindi oggi è qui con noi per parlarvi di come ha imparato tutte queste lingue. Quindi ciao Steph, benvenuto. Ciao Sara, come stai? Sto bene, grazie. Tu come stai? Sto benissimo, grazie. Ok, senti, puoi dirci qualcosa della tua vita? Cosa fai nella vita? Ora sono Steph di Casablanca e sono un manager nel campo della logistica. Wow, interessante. Senti, so che parli molte lingue. Quali lingue parli e come hai fatto per impararle? Allora, sono multilingui. Wow. Parlo Darija, una lingua mista di diverse lingue come l'arabo, il francese, l'italiano, lo spagnolo, e Amazigh. Wow. E anche parlo francese, inglese, sono in italiano in B1 e un po' norvegese, capisco alcune parole in giapponese. E l'anno prossimo voglio imparare spagnolo, tedesco e cinese. Poi, questo è incredibile, quindi parli 6 lingue, possiamo dire. Ok, bellissimo. E puoi dirmi una frase in norvegese, che sono molto curiosa? Una frase in norvegese. Hei, jeg er Steff, og du sur på introia til Sara. Ok, non ho capito niente, che vuol dire? Significa ciao, sono Steph e stai guardando l'intervista di Sara. Wow, incredibile, bellissimo, veramente complimenti. Quindi ci puoi dire come hai fatto a imparare tutte queste lingue? Quale metodo hai usato? Eh, per dare la nostra lingua in Marocco. Ok, quindi è la tua lingua? Sì. Ok. Eh, la nostra lingua maternale. Materna, ok, sì. Sì. Per il francese ho imparato il francese a scuola Ok. perché è stata la prima lingua straniera, perché il Marocco è un paese francofono. Certo, certo. E per l'inglese l'ho imparato da solo nella casa mia. Quindi con libri, ascoltando. Ok. E l'italiano? E per l'italiano ho iniziato a impararla da casa Ok. con lo talk. Con HelloTalk, con la chat, dove ci siamo conosciuti. Ma dopo ho iniziato a impararla a scuola. Ok. Ok, quindi diversi metodi. Un po' da Sì. solo, un po' a scuola. Ok. E il norvegese invece come lo stai E studiando? amo molto i Viking. I vichinghi, ok. E la loro vita semplice e amo molto le loro tradizioni. Wow. Quindi ho iniziato a imparare il norvegese solo da casa, anche da Duolingo. Ok, un'altra chat oltre a HelloTalk. Sì, Ok, un'altra faccia, sì. ok. Dall'inizio del blocco, del Il lockdown. lockdown, ok, bello. Ok. Perché volevo fare qualcosa che mi fa sentire un po' bene.
Wow, ok. E quindi hai deciso di studiare una nuova lingua. Bellissimo. Ok. E per giapponese capisco alcune parole perché guardo molto l'anime giapponese. Wow, ok. Veramente, sono veramente molto stupita da questa cosa. E una parola in giapponese che ci puoi dire? Mi dispiace, in giapponese Eh. ci sono gomemase e somemase. Ok, due modi. Ok. Sì, mase o somemase, Bello. senpai, konnichiwa, e molte, molte parole in giapponese. Solo di guardare Per l'anime. quelle anime, ok, ok, ho capito. E senti, ti volevo chiedere una domanda sull'italiano. L'hai trovata difficile come lingua o no? La trovi difficile? Eh, allora, eh, all'inizio eh, era un po' nauso perché ho iniziato a imparare la grammatica in Eh, italiano. che è molto difficile, lo sappiamo bene. Era molto, molto difficile Cioè, conoscere le regole in tutta la italiano. cultura, certo. Mhm. Sì, il significato delle parole, delle grammatica. Certo. Allora, E quindi cosa hai fatto? finché ho scoperto che ci sono molte parole simili a parole francesi, come Wow, mangiare, parlare, venire, dormire, eccetera. E wow. anche ho iniziato a imparare le parole più utili per me. Ok, ma questa è una cosa molto interessante per chi ci sta ascoltando, quindi cercare di focalizzarsi sulle parole necessarie, utili, ok? Questo è molto importante e anche, come tu hai detto, cercare un appiglio in un'altra lingua. Se conosco il francese sarà più facile per me imparare l'italiano. Giusto? Interessante. E Hello Talk mi ha aiutato molto perché ho incontrato te e molte persone italiane Ok. che mi hanno aiutato a migliorare il mio italiano. Il tuo italiano parlato anche, parlare. Mhm. E ovviamente anche a scuola ho un bravo professore che rende tutto semplice in italiano. Wow, bello, quindi anche l'importanza di avere un buon professore, che è interessante. Senti, ti volevo chiedere anche perché studi le lingue straniere? Perché è importante conoscere più lingue straniere? Eh, Mm. allora, perché? Una Per- bella domanda. Sì, Ecco, grazie. Sei rimasto senza parole. conoscere più lingue è molto importante. Eh, Ci apre agli altri e ti fa anche conoscere le culture e le tradizioni degli altri. Eh, Crea il pluralismo intellettuale e culturale nella società, Wow. eh, che significa che ogni lingua porta con sé una cultura, nonostante la dimensione geografica, che significa che una società in cui il linguismo o il multiculturalismo. Ad esempio, il Marocco qui Esempio. c'è l'arabo, l'amazigh e il francese. C'è una cultura occidentale rappresentata
sì, rappresentata nella lingua francese e una cultura orientale islamica rappresentata in lingua araba e una cultura locale rappresentata in Tamazight. Ciò ho reso il Marocco aperto a un gruppo di culture e fa sì che una persona veda le cose da angolazione, sì, angolazioni diverse. Sono punti di vista diversi. Sì, e con mentalità diverse. Certo, Sì, è importantissimo. sì, ogni termine che ho imparato porta con sé una lunga storia di quella cultura. Certo, bellissimo. Molto, è veramente interessante quello che stai dicendo, quindi appunto le lingue come mezzo per riuscire a capire punti di vista diversi, quindi per uscire anche no, dal nostro modo di pensare, dalle nostre idee. Dimmi. Anche per me penso che conoscere molte lingue ti rende meno fanatico e meno razzista. Assolutamente vero. Per esempio, eh, se conosci, se conosci la lingua dei Tutsi, Mhm. una tribù che vive in Ruanda e Tanzania. Sì, Eh, allora, ma anche tu sei, e mi dispiace per questa parola, anche tu sei bianca e loro sono neri. Ma tu sei uno di loro perché sai cosa pensano, conosci le loro tradizioni, sai chi sono, allora sei uno di loro e questo ti rende un po' razzista e un po' fanatico. certo. No, sono pienamente d'accordo con le sue parole. La lingua è uno strumento fondamentale per buttare giù muri, barriere, per conoscere l'altro. Assolutamente d'accordo. Senti, un'ultima domanda. Qual è secondo te il metodo migliore per imparare una lingua? Da quello che ho capito e sono d'accordo, utilizzi più modi per imparare una lingua, ma il migliore secondo te qual è? Secondo me, Sì, allora, penso che la comunicazione ok. sia il modo migliore per imparare una lingua. Anch'io sono Eh, d'accordo. Quindi parlare con gli altri. sì, Ok, parlare comunicare, comunicare con gli altri è il modo migliore per imparare una nuova lingua. Eh, ma per esempio, per me ho iniziato a imparare il vocabolario, le parole più utili in italiano, il bla 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 bla. certo. And, il problema quando È che parli non con me, riuscivi a parlare, sì, non quando parli capivi. con me, in italiano capisco, sì, capisco, no, capisco le parole, Ma no, capisco le parole, ma non riesco a capire cosa vuoi dire. contesto Eh, la e frase. non E posso, questo, sì, e non posso risponderci. certo, certo. Allora, ho pensato di cambiare il Modo. modo, sì, Mm. il modo di imparare. Mhm. Ho provato a parlare con molte persone in italiano
e guardare film e spettacoli in italiano e ho fatto il stesso metodo con norvegese. Allora, la comunicazione per me è molto importante per imparare una lingua e anche se vuoi imparare una nuova lingua, eh, ascoltare, prima di tutto ascoltare molto finché non ti ci abitui. Wow, ok. Hai dato, penso, due consigli molto preziosi, quindi ascoltare tanto, 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 anche la stessa cosa per più volte, fino a che non ci si abitua, come hai detto, e poi ovviamente parlare, perché per parlare una lingua bisogna parlarla e quindi sì, sono due consigli assolutamente preziosi. Una, altra cosa. Assolutamente, dici Eh, tutto. eh, eh, parlare più lingue ti rende aperta e accetta agli altri, eh, Certo. anche se c'è una differenza religiosa, etnica o anche sessuale. E mi ha anche fatto conoscere molti amici eh, di molti paesi, ci sono anche quelli che sono diventati migliori amici. Eh, ovviamente tu sei uno di loro, uno di loro. Nonostante la lunga distanza, ma Certo. penso che senza la lingua non sarai stato aperto o avrai tanti amici. Non posso che condividere le tue parole, assolutamente sì. Senza la lingua anche io non avrei così tanti amici e non conoscerei così tante persone nel mondo. Quindi direi che con queste parole ci possiamo salutare e veramente Steffa ti ringrazio tanto per queste tue parole. Grazie e, e grazie a voi per aver seguito questa intervista. Spero che questi consigli siano utili anche per voi. Se il video vi è piaciuto mettete un like e a presto. Ciao! E stop! Yes, here I am. Try to move yourself a little bit. It's not clear, but okay. Okay. Don't do this during the interview. Is this? No, okay, now it's good.